Il mio amore per la piccola 4C non è stato un colpo di fulmine. Lo sarebbe stato se avesse portato addosso qualunque altro stemma, ma in questo periodo quello del Biscione ha veramente un peso unico. La nostra prima volta fu in pista e mi trovai male, ma ammetto che il problema probabilmente fui io. Poi ci ho passato una giornata in montagna, nelle mie strade, e abbiamo iniziato a capirci. Adesso che la sto usando da una settimana giorno e notte, posso dire di averla compresa veramente. Lei e la 458 Italia sono due delle poche cose che mi piacciono dell'epoca in cui mi tocca vivere. Quindi ho pensato, questa macchina merita di essere conosciuta dal maestro Langella, collaudatore Alfa Romeo dei tempi d'oro, con il quale ho stretto una bellissima amicizia e che spesso mi consiglia dopo aver visto i miei test. Adesso vi spiego tutto. Allora, automatico e manuale lo cambi da qui. E se lasci in automatico ti fa le scalate quando stai con regimi troppo bassi e ti sale di marcia quando decide lui, dipende da che modalità stai. Adesso noi stiamo in modalità Dynamic, quindi quella un po' più sportiva, e noi adesso andiamo in manuale. Metti il piede sul freno, tieni premuto e accendiamo. Ok, adesso qua leggi le marce, quindi N, mettiamo in manuale, sempre tenendo premuto il freno, metti la prima, ok, quando vuoi lasci il freno. Andiamo un pezzettino avanti, poi torniamo? Vai dove vuoi, giriamo un po'. Per cambiare, per salire marcia non serve che lasci l'acceleratore ovviamente, tieni premuto e cambi marcia. Esatto. Allora, intanto già mi hai detto che esteticamente ti piace tantissimo. La vettura è stupenda. Io ho provato emozione quando l'ho visto, dico la verità. L'ho visto, me ne sono accorto. Non me l'aspettavo così bella. Che dici del cambio? Allora, io è la prima volta che uso una macchina col cambio così. Aspettavo che pattinasse. Stiamo ancora con i controlli inseriti. D'accordo. Sì, qualche controllo c'è ancora. Bisogna abituarci un po'. E un'altra cosa che mi ha colpito molto è stato proprio il momento in cui ti siedi in vettura. È chiaro, c'è la difficoltà perché cadi improvvisamente su una panchina molto rigida, però insomma quello che dicevo mi ha colpito è stato anche la bellezza, anche se in fondo è piccolina, ma la strumentazione luminosa. Sì, qualcuno si è lamentato che di notte è troppo forte, ma ecco, sicuramente si potrebbe... Stavo pensando anch'io quello. Sì, al buio completo è molto forte, però penso che sia anche facilmente risolvibile, insomma. Facciamo un altro giro. Un'altra cosa che ha fatto discutere molti è stato lo sterzo. Allora, spinge, in che senso? Lo sterzo, per il fatto che hanno deciso di farlo senza idroguida, è molto diretto, però per qualcuno è un po' troppo pesante alle basse velocità, un po' troppo. Quello sì, l'ho visto nella manovra, però adesso per quella piccola prova che stiamo facendo devo dire che io non ho sentito questa durezza, questa difficoltà, anzi direi che addirittura tra le dimensioni che secondo me sono adeguate, naturalmente parlo per me, sono adeguate alle dimensioni del volante, c'è una bella impugnatura. Mi aspettavo che scappasse via in quella accelerata e invece no. Perché c'è ancora qualche ancora qualche controllino. Dimenticavo questo particolare. Scappa. Scappa, eh? Sì, beh, lo immagino, ho visto anche il tipo di pneumatici. Allora, sto imparando, Piede sul freno. Perfetto, marcia. Perfetto. Piede sul freno, prima. Perfetto. Se non ci fosse il controllo sul bagnato, penso un po', è chiaro, la mancanza di idroguida
ti fa diventare un po' pesante anche correggerla, penso, accelerando Sì, forte non di è bassa facile. velocità e subbagnato, intendo questo. Però dicevo, il posto guida, ad esempio, per le mie dimensioni è bellissimo. Dicevo del volante, anche il volante è ben proporzionato. Non lo trovi un po' tozzo qua nell'impugnatura? No, devo dire di no. Anche se in apparenza sembrerebbe un po' troppo, però si tiene Riesci bene. a- Sì, si tiene Io mi bene. sono trovato un po' in difficoltà quando c'è da manovra, cambiare impugnatura, sì, infatti l'ho detto nel test. Ma devo dire, nonostante l'apparenza così, a parte che mi piace come volante, mi devo abituare a questa sagoma, no? Però come impugnatura mi sono trovato benissimo. Anche le dimensioni del volante sono giuste. E le palette del cambio? Ecco, io pensavo di trovarmi male, invece mi sono trovato subito bene, perché, d'accordo, è chiaro che per fare una curva a 90 gradi non devi girare come, non so, come la Honda Civic, no? Senti, la sensazione? La sensazione è intanto che sta bene sulla strada, la senti con tutto il corpo, quindi direi anche la posizione di guida, naturalmente il sedile. Noi sappiamo che il punto importante per uno che guida per capire una macchina è l'appoggio, la schiena e il fondoschiena, da dove arrivano tutte le segnalazioni. È una specie di sensore collegato al computer, ed è la verità, tutti lo sanno questo. È tutto un insieme tra la posizione di guida, il sedile, l'appoggio del fondoschiena, che per me è quasi completo, le dimensioni del volante, ma è tutto un insieme che io ho trovato veramente bello. Sa di Alfa Romeo? Sì. Sono d'accordo, io più la guido, questa è la quarta volta, io sono sempre più convinto che questo marchio qui sopra stia molto bene, molto bene. Io francamente, dopo tanti anni di Alfa Romeo, non pensavo di salire su una vettura che ha sempre il nome Alfa Romeo e di trovare un'impostazione Alfa Romeo. Non so se rendo l'idea. È per questo che ti ho chiamato ed è per questo che ho voluto che anche tu la provassi, perché io ho avuto la sensazione che quando ho guidato tante Alfa dei tuoi tempi, che tu hai collaudato, a me hanno dato questa sensazione qui. E in questo periodo storico, in questa era moderna, questa macchina non c'entra nulla con nessun'altra che io ho potuto provare. Cioè è veramente... Questo è un passo, secondo me è un passo avanti. Molto in avanti. E la Spider l'ho trovata ancora più affilata della Coupé, che io ho provato 3 volte sia in pista che su strada, e la Spider secondo me è stata ulteriormente affinata e affilata, e hanno corretto anche qualcuno di quei problemi che poteva avere la Coupé. A me sembra anche un po' più elastico il motore, è bilanciata meglio, l'hanno migliorata ancora, hanno colto quei pochi difetti e quelle poche critiche che gli abbiamo fatto noi giornalisti, test driver o piloti. Hanno fatto un lavoro veramente... Una cosa, ti interrompo, una cosa che mi ha colpito: io mi aspettavo di sedermi e partire prima, seconda, e sentire vibrazioni trasmesse al pianale. Sì, ho sentito un brevissimo passaggio, però mi aspettavo di sentire proprio tutto un insieme di vibrazioni, rombosità. Certo, la mia prova in questo momento è limitata, ma visto che con le marce basse, il passaggio veloce che noi facciamo, non ci sono picchi, non ci sono boom, non c'è una rombosità che prende le orecchie, c'è un rumore pieno, perché il rumore può anche non dare fastidio, il rombo è quello che può dar fastidio alle orecchie, e quella è una cosa brutta su una vettura. Ma trovare una vettura di questo genere, così sportiva, da questa impostazione, e non sentire rombosità, cosa francamente io mi aspettavo di sentire vibrazioni, rombo. Sì, anche perché le auto della concorrenza, stessa categoria, questo problema ce l'hanno, invece lei è molto più civilizzata. Ecco, quello che io mi aspettavo di trovarla così. Esatto, sul Lotus, no. Non su Porsche, ma sul Lotus questo problema qui è
problema, poi non è un problema relativamente. No, anche però. perché, vabbè, se uno considera che è una vettura sportiva è piccola per 2 persone e così via, appunto come io mi aspettavo di trovare questa cosa, invece assolutamente no. È così compatta. Hai visto? Esatto, compatta. Hai visto che ti trovi i piedi praticamente dove la macchina quasi finisce, hai la ruota 1 millimetro dal piede sinistro, se allunghi le mani quasi tocchi il paraurti, insomma è tutto concentratissimo. Poi anche la visuale, devo dire, anche quella è vero, questa è un'altra cosa, per essere quello che è, esatto, è una grandissima visibilità. Esatto. L'unico punto morto è qui, però gli specchi sono grandi. Sono giusto secondo me, l'angolo lì è un po' nascosto, ma per quello che è, gli specchi sono adeguati, sicuramente. Non ti puoi aspettare un comfort. Certo, segue la strada, io me lo dicevi, io sulle giunture della strada è chiaro, è sensibilissimo, però non è che vada a spasso la macchina. No, segue anche nelle accelerate. Io ho provato ad accelerare su un tratto dove c'è la giuntura, nonostante il bagnato. Sì, d'accordo, devo ricordarmi che c'è pure il controllo. Molto però, pochi, ma è così anche senza controlli. È così anche senza controlli. Sì, è difficilissimo farla. Sì, c'è un riporto strada, però insomma, considerando il tipo di pneumatico che non è certo da passeggio, io le ho avute già anche sulla mia vettura, quindi le avevo quando provavamo lo Zagato, c'era un EP0, ma S30. Ecco, quindi tu hai avuto l'onore e l'onere di provare di provare la SZ, la ES30, che fu, prima di questa, a mio avviso, l'ultima vera super sportiva fatta proprio per non avere nessun compromesso, e una macchina che era come questa un oggetto che fa girare tutti per strada. Assolutamente. La senti simile come sensazione alla SZ? Diciamo, mi dà, per quanto ricordo, sono passati tanti anni, mi dà la sensazione che questa sia molto più compatta, non so come dire, più specializzata. Ecco, è fatta apposta per fare questo. Volendo fare un paragone che forse non è neanche del tutto giusto, è che la S30 era forse, anche se sportiva, forse un pochino più confortevole, se vogliamo. Questa invece è proprio, cioè, uno che sale su una macchina di questo genere sa benissimo che si siede, sente la panchetta, no? Che deve un po' scavalcare, che se passa sui tombini la macchina rimbalza un po', perché è tutto un insieme di cose, è una vettura sportiva. Che è successo? Si è messa in folle, è che stiamo fermi da troppo tempo. Dobbiamo mettere in folle? No, dice che siamo stati troppo tempo fermi e che secondo lei dobbiamo farci un altro giro. Quindi se metti il piede sul freno, mettiamola prima e ci facciamo un altro giro. Ecco, qui è chiaro che i tempi sono un po' lunghi, no? Uno dovrebbe pom pom e partire. Vabbè, ci si abitua. È la primissima col cambio al volante che guidi? Sì, è la prima. In assoluto. Vai bene? Ma, io guarda, lo dico a te. Allora, mi hai chiesto se mi trovo bene? No, io ho detto che vai bene. Ma guarda, io non mi aspettavo che alla fine fosse così semplice. È vero, perché è semplice. È come quando per la prima volta sono salito su un cambio automatico in Alfa Romeo, era la 2000 versione, sai, la berlina, cambio automatico, dico, oh mamma mia, e poi tra l'altro dovevo girare in pista, e dico, mamma mia, dico, adesso come faccio? Che poi lì c'era, sai, per cambiare marcia o usavi il cambio, ma se eri in automatico, per far scalare la marcia, specie nel misto abbastanza stretto, doveva andare in kick down. Vuol dire che prima della curva, anziché frenare, dovevi accelerare se volevi scalare marcia. Era un po', però quando hai fatto l'abitudine. Allora facciamo un altro giretto? Sì. Allora, adesso acceleriamo un pochino di più.
vabbè, i controlli ci sono sempre, d'accordo? Sì, pochi, ma così non scapperebbe neanche senza controlli. Se potessi provarla in pista, farò di tutto per fartelo fare. Ti accorgeresti che per farla scappare veramente bisogna darle di cambiamento di peso, ma violentemente, se no Sì. non è fatta per quello. Sì, immaginavo che fosse, deve essere una cosa proprio violenta. Sì. Eccolo. Vedi che scappa pure quei controlli un pochino. Dai, con l'accelerata che ho fatto doveva... Lo so. Un'altra macchina sarebbe partita di sedere subito, Sì. dai. Sì. Pensa che questo lavoro qui lo facciamo con punto attacco. E lo fa da solo. Purtroppo il punto d'attacco qui non lo puoi fare. No, beh, ma già è piacevole quando tu Certo. fai lo scalo marcia che senti Certo. quell'effetto di punto attacco che è bellissimo. Intanto serve a non far dare contraccolpi, no? Sì. Ma soprattutto è piacevole, faccio un giro intorno alla rotonda e basta. Va bene. Io penso che anche, a parte... Calcola che siamo sotto coppia, se fossimo in coppia. Sì, beh, d'accordo. Però no, ma regge tanto, No, più di quello che ci si aspetterebbe. Cioè di trazione ce ne ha poi- tanta. Allora, potrebbe essere non esatto quello che dico, perché abbiamo fatto, praticamente siamo andati a bassa velocità, no? Certo. Ma io in quelle brevi accelerate che ho fatto mi aspettavo che andasse via un po' tanto il muso, perché io ho accelerato, Ecco. diciamo, nel momento sbagliato, no? Esatto. E l'ho capito che l'hai fatto apposta, ecco. l'ho capito. Per Però invece vedere appunto se la macchina tendeva a partire e andare via diritta. Adesso non lo so se su una pista va via diritta, ma presumo di no. Guarda, A in parte- molti si sono lamentati del sottosterzo, però come dicevi tu ieri sera, ti ricordi quando sì, parlavamo di questa certo. cosa? Tu dicevi che hai visto delle prove di altri tester che facevano, Sì. che si lamentavano del sottosterzo, però quei tester prendevano le curve apposta per farla sottosterzare, o sbaglio? Cioè, guidandola in modo corretto, io non l'ho trovato il sottosterzo che loro lamentano, per Sì. niente. Si dibatte sempre sul discorso del sottosterzo. Allora, il sottosterzo non te lo devo insegnare io, alla fine fa parte, rientra in un'analisi fisica, no? Come dicevo anche ieri quando parlavamo, se tu sali su una vettura di una certa potenza e devi sentire come va, anche su una pista così, ti devi adeguare immediatamente al tipo di vettura che stai guidando. Certo, siamo sempre lì, sia trazione anteriore, trazione posteriore, se vogliamo parlare di sottosterzo, se tu acceleri nel momento sbagliato, con tanta, specie poi quando c'è tanta potenza, è chiaro che trovi il sottosterzo che può essere anche alle stelle. E parlo sempre per mie esperienze personali. Io quando sono sceso, giravo di notte con la 75, sono salito la prima volta sulla 3164, che io non mi sono trovato in difficoltà, perché ho capito quando dovevo e quando non dovevo accelerare. Cioè io non sono mai andato diritto in una curva sulla pista di balocco. E ci credo. Io lo so che non sto parlando con uno che non se ne intende. Quando io leggo eccessivo sottosterzo, subito io penso quello lì ha accelerato nel momento sbagliato. Forse perché oggi vogliono un po' che sia tutto semplice e poi però se ne lamentano. Quando gli porti una macchina che non è semplice ma è efficace, non ti puoi più lamentare, capito? Di cosa ti vai a lamentare? Allora, prima era un problema di macchine troppo difficili, l'hanno rese facili e tu le macchine facili poi cerchi di metterle in difficoltà e non ti va bene anche quello. Questo Però è un bel discorso. è quello il problema. Macchine difficili che non resi facili. Però devo dire, se facciamo riferimento a questa vettura, ripeto, la mia prova è limitata, no? Però le sensazioni che tu puoi avere schiacciando da come parte, con la potenza che ha sto motore, mi aspettavo reazioni molto diverse, cioè non dico di un comportamento insicuro, però ecco, una difficoltà nel correggerla, io non l'ho avuta, devo dire, e siamo sul bagnato, e ho anche schiacciato, no? Sì. Quindi confermo la mia sensazione, la linea
è meravigliosa. Il posto guida è bellissimo. E hai un e bel guidarla, sorrisetto, eh? Hai sì, un bel sorrisetto. guidarla. Sì, perché è veramente bella. Hai parlato di Alfa Romeo. Questa si guida come un Alfa Romeo. Oggi sono stato io a portare il maestro Langella nella mia epoca. Domani faremo il contrario. Andremo a visitare insieme il Museo Storico di Arese. E io me ne starò buono buono ad ascoltare storie di altri tempi.